una città conosciuta per la sua storia millenaria, con popoli che si sono susseguiti l'uno dopo l'altro creando una miscela di stili. Un territorio importantissimo per gli italiani, visto che da qui è partita la creazione della colonia eritrea, un centro storico a dir poco favoloso, purtroppo martoriato dagli etiopi negli anni 90, una zona conosciuta anche per le isole Dahlak, con coralli e una vivace vita marina. E poi un po' di sfortuna, ma che ha portato anche a cose belle. Tutto questo nell'episodio di oggi. Prima di continuare vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi e per non perdervi i miei prossimi video. Vi anticipo che da settimana prossima inizierà un'altra interessantissima serie da un'altra parte di mondo. Beh, intanto, buona visione! Benvenuti nel nostro hotel a Massawa, seconda città più popolosa del paese e molto importante dal punto di vista storico. Però prima di farvi vedere in tutto e per tutto il nostro hotel molto bello, vi faccio vedere anche la strada che ci ha portato fino a qui. La strada da Asmara a Massawa è di poco più di 100 km e parte dai più di 2300 metri a capitale fino ad arrivare al livello del mare. Quindi avrete già capito che ha dei paesaggi spettacolari, ma oltre a questo ha una grande importanza storica, perché partendo da Asmara la strada è affiancata dalla linea ferroviaria, che venne costruita dagli italiani a inizio 1900. Non fu facile costruirla per il grande dislivello, il caldo e i tunnel e gallerie necessarie. Questi sforzi vennero poi resi vani quando gli inglesi, dopo aver sconfitto gli italiani, smantellarono la ferrovia per recuperare i materiali per la Seconda Guerra Mondiale. Al giorno d'oggi sono stati ripristinati i primi 18 km della ferrovia e viene data la possibilità ai turisti di percorrere questi primi chilometri sul treno. Bisogna prenotarlo, parte solo la domenica e costa parecchio. Le traversine sono state rifatte negli anni 50. Ora visita a una vecchia stazione sulla linea e a delle case tradizionali. Questa è la cucina di una casa lungo la ferrovia, solo cucina, e dall'altra parte del muro c'è la casa. Interessante perché questi sono pezzi della ferrovia. Mentre ci godiamo la strada verso Massawa vi spiego l'altra grande motivazione per cui la città è importante. Gli italiani misero piede in Eritrea nel 1869, quando la società di navigazione Rubattino acquistò la baia di Assab, nel profondo sud della non ancora Eritrea. Circa 15 anni più tardi l'Italia occupò il porto di Massawa, che allora era sotto il controllo egiziano. Proprio da qui iniziò l'espansione verso l'entroterra, che portò alla proclamazione della colonia eritrea il 1 gennaio 1890. Tanti pensano che gli italiani arrivarono qui durante il fascismo, ma in realtà l'Italia rimase in Eritrea per svariati decenni. Fatta questa introduzione, arriviamo finalmente al Grand Dahlak Hotel, che è dello stesso proprietario dell'Albergo Italia, il primo albergo ad Asmara, che vi ho fatto vedere nel primo episodio della serie. Questo è il nostro hotel. Questa è la stanza, molto normale ma per gli standard di qua ottima, e soprattutto ottima l'aria condizionata, perché non so se riuscite a vedere ma fa un caldo impressionante. Abbiamo anche il frigo per tenere al fresco l'acqua, là c'è il bagno e abbiamo anche il bidet, vista sulla ex piscina. Siamo arrivati alla spiaggia, dietro di noi c'è una specie di resort con qualche ombrellone, comunque fa caldissimo, veramente caldissimo, secondo me sono 35-40 gradi e è il mese più caldo in assoluto per venire a Massawa. E adesso subito dopo il pranzo ci facciamo un bagno, vediamo com'è l'acqua.
Non ho mai sentito un'acqua del mare più calda di questa. È più calda di quella che uso per fare la doccia. Visibilità quasi nulla e poi forse la prima volta, e mi auguro l'ultima, che esco dal mare che ho più caldo di quando sono entrato. Anche dal punto di vista geografico la città è particolare, visto che è divisa in più isole e penisole. Poi di fronte abbiamo le isole Dahlak, che sono molto molto famose, anche non dico molto frequentate perché non è vero, però sono conosciute anche dai turisti, diciamo. Devono essere molto belle per le immersioni. Noi non ci andremo per mancanza di tempo, ma domani vedremo un'altra isola. Allora, siamo riusciti dopo una bella doccia. Là c'è il nostro hotel e qua c'è il palazzo del governatore. Faccio un giretto, ma lo visiteremo per bene domani. Qui un signore con un fare un po' mafioso mi ha intimato di cancellare tutti i video fatti. Comunque vabbè, lo visiteremo bene domani. E intanto ci spostiamo verso il centro città. Il centro storico è un mosaico di influenze arabe, turche e italiane, nonostante nel 1990 sia stato devastato al 90% dagli etiopi. Da questa parte dell'isola c'è la città vecchia che è stata distrutta appunto per la maggior parte, infatti si vede benissimo che è un po' decadente. E questi edifici sono in corallo lavorato. Ma come mai così tante influenze? Beh, venne fondata da mercanti arabi, poi divenne musulmana nel VII secolo e successivamente divenne un principato islamico indipendente, prima di passare nel XVI secolo sotto i turchi e sotto l'Egitto nel 1865. Come detto, nel 1885 arrivarono poi gli italiani. Questa era la Banca d'Italia degli anni 20, vedete come i bombardamenti degli anni 90 abbiano distrutto buona parte di questo edificio, e qua c'era una statua a cavallo dell'imperatore che è stata distrutta negli anni 90 dalla resistenza eritrea. Comunque fa caldissimo, sono le 19, ma fa veramente caldo che mi ricorda quello dell'Arabia Saudita o forse quello di Bologna di agosto. Guardate che devastazione, a parte tutti i detriti, poi ci sono anche colpi di proiettili, veramente un disastro. Tomba sceicco ottomano. Blocchi di corallo che si vedono molto bene. Questa è una delle prime moschee costruite fuori dall'Arabia Saudita, risale al X secolo. In questa zona dentro il porto ce n'è una dell'VIII secolo che qualcuno dice addirittura sia una delle prime moschee costruite al mondo, che purtroppo non si può vedere. Mi spiace che non si veda praticamente nulla perché c'è veramente un buio pesto, c'è una luce ogni morte di papa. Comunque particolarità, qua per il caldo dormono fuori all'aperto. Questa era tutta la parte dei souk ottomani, vedete qua tipici souk. Questo è il mercato. Buonasera. Buonasera. Ah, come stai? Italiano? Tutto bene, italiani sì. Anche qui, come avete sentito, alcune persone sanno ancora l'italiano. Questo invece era l'Hotel Torino. Comunque molto molto bella questa parte, malinconica, perché ovviamente il 90% degli edifici storici andati distrutti, è stato un disastro.
dopo una cena sul lungomare a base di pesce, è tempo di tornare in hotel. Buongiorno dal nostro hotel, veramente molto bello la parte esterna, le camere molto semplici. Particolarità, non c'è acqua fredda perché è talmente caldo che l'acqua fredda è calda. Comunque oggi ultima mezza giornata qui a Massaua e dovremmo fare snorkeling alla Green Island. Prima del mare siamo stati al museo della città. Nelle sale principali non si possono far foto. Il museo è costato 30 NACFA a testa più una piccola mancia di 20 NACFA, interessante, la visita è durata circa un'ora e un quarto. È una visita guidata in cui spiegano praticamente dalla preistoria ai giorni nostri, o meglio all'indipendenza. I sandali che portano tutti ancora oggi. E poi barchetta e in una decina di minuti arriviamo a Green Island, un'isola fatta di coralli proprio di fronte alla città. Questa è la parte con i coralli, bisogna stare attenti perché ci sono anche i ricci di mare. Qui visibilità migliore di ieri, ma nulla a che vedere con molti mari dove ho nuotato. Poi purtroppo i pesci non sono molti e ci sono una marea di ricci enormi che, non avendo le scarpette, a me spaventano molto. Quindi diciamo che non me la sono goduta troppo. Il mio consiglio, anche se non ci sono stato, è che se avete qualche giorno in più andate anche alle isole Dahlak. Sono importanti sia dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista storico. Però bisogna passare là almeno una notte. Questo potrebbe essere un pezzo di barca di qualche tipo, resto coloniale italiano. Adesso si è alzata la marea, infatti prima c'era striscia di terra, adesso è stata coperta. Su Green Island c'è anche questa moschea del XVI secolo, costruita anche questa in corallo, che però è stata abbandonata dal XVII secolo. Una volta sulla terraferma siamo tornati al palazzo del governatore. Dovrebbe essere stato costruito dal 1872, quindi periodo egizio. Venne costruito in corallo, come la maggior parte degli edifici nella parte vecchia, veramente bello con un sacco di dettagli. Cassaforte.
Questo è il monumento alla resistenza. Questi 3 sono carri armati etiopi, quindi dell'Unione Sovietica, poi riutilizzati dagli eritrei per liberare questa parte di paese. Poi lasciamo la città in direzione Asmara, ma prima facciamo un paio di tappe. Facciamo visita a una famiglia appartenente ai Rashaida, uno dei 9 gruppi etnici del paese, che rappresenta lo 0,5 della popolazione. Sono nomadi, arrivati nel XIX secolo dall'Arabia. Vivono lungo la costa settentrionale e si spostano anche in Yemen, Sudan, Arabia Saudita. La nostra guida ha detto che sono ricchi perché sono tutti commercianti e contrabbandieri. La ragazzina ha 14 anni ed è promessa sposa di un uomo in Arabia Saudita. Lo raggiungerà quando lei avrà 17 anni. Ovviamente in questi casi c'è sempre il dubbio che non sia una vera tribù, che si tratti magari di una trappola per turisti, anche visto che abbiamo dovuto pagare 140 nakfa a testa, circa 8 euro. Siamo arrivati al ponte di Dogari. Qua c'è anche la scritta del generale Melambrea e là in mezzo c'erano i fasci littori che sono stati tolti dagli inglesi. Più avanti c'è la scritta Kakusta Lon Kakusta, che in dialetto piemontese vuol dire costi quel che costi. Accanto al ponte c'è il monumento che commemora la guerra del 1887. Qui sono sepolti 9 militari italiani e ci sono le bandiere dell'Italia e dell'Eritrea. Ora saremmo dovuti andare direttamente ad Asmara, ma il nostro mezzo ha iniziato a dare segni di cedimento. Ma il lato positivo è che abbiamo visto un bel tramonto e fatto 2 passi. Poi abbiamo ripreso la marcia, ma il furgoncino è morto del tutto. Ci siamo fermati per la 3ª volta, adesso qualcuno ci sta venendo a prendere e siamo fermi in un paesino ultramusulmano molto molto caratteristico. Adesso vediamo quanto ci metteranno a venirci a prendere. Come il nostro paese. Siamo finalmente arrivati ad Asmara, penso che ci abbiamo messo più o meno 5 ore. Cosa molto figa però, abbiamo visto una iena lungo la strada. Non sono riuscito a filmarla ovviamente. Comunque io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 18, per il prossimo video.